Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Continuiamo con la playlist FAQ. Mi avete chiesto di risolvere alcuni vostri esercizi relativamente ai rapporti in scala. Partiamo con questo primo esercizio. Ingrandisci la figura del gatto sul tuo quaderno in modo che tutte le lunghezze diventino il doppio. Per fare questo esercizio è importantissimo aiutarsi con i quadrati. Quindi nel vostro quaderno dovete andare a disegnare un gatto che risulterà il doppio di questo gatto. Come facciamo per disegnarlo? Guardiamo questo segmento, contiamo gli scacchetti, ce ne sono 5. Io voglio che la nuova lunghezza sia esattamente il doppio, quindi questo vuol dire che ogni lunghezza dobbiamo moltiplicarla per 2. 5 scacchetti diventano 10 e tracciate così nel vostro quaderno a scacchi 10 scacchetti. Poi andiamo a vedere questo segmento. Questo è metà scacco. Se uno scacco è 1, metà scacco vuol dire un mezzo. Questo lato abbiamo detto che devo moltiplicarlo per 2. Un mezzo per 2 fa 1. Questo vuol dire che nel vostro quaderno dovete disegnare questo segmento lungo uno scacco. Andiamo a vedere quest'altro segmento. Quanti scacchetti ci sono? 2. Moltiplichiamo 2 per 2, viene 4. Nel vostro quaderno questo segmento dovrà essere lungo 4. Continuate così con tutti i segmenti, con tutti i pezzettini della figura che compongono il gatto. Ricordatevi di moltiplicare ogni lato per 2 e ottenete così, lato dopo lato, la figura completa del gatto, ok? Fatemi sapere com'è andata. Passiamo al prossimo esercizio. Disegna un triangolo ABC e scegli un punto O esterno al triangolo. Trova la posizione dei punti A', B' e C' seguendo queste istruzioni. O A' è uguale a 3 volte OA e così via con gli altri lati. Andiamo a disegnare il triangolo. Rifate nel vostro quaderno a scacchi la figura e seguite i miei passaggi. È importantissimo avere il righello per poter fare questo esercizio. Allora, io devo disegnare un lato che si chiama OA' e so che deve essere 3 volte OA. Quindi cosa faccio? Vado a disegnare OA e misuro con il righello la lunghezza. Nel mio caso è lungo 3. Quindi il mio segmento OA' deve essere 3 volte questo. 3 per 3, 9. Il segmento OA' è questo. Continuiamo con gli altri lati. Vado a tracciare OB. Misuriamo con il righello quanto è lungo. Nel mio caso è lungo 5 e devo moltiplicare per 3 perché so che il nuovo lato deve essere 3 volte il lato OB. 3 per 5, 15 e lo vado a disegnare. Questo in giallo è il segmento OB'. Ultimo lato vado a tracciare OC. Misuriamo con il righello, da me è lungo 3.2. 3,2 per 3 fa 9,6. Quindi andiamo a disegnare un segmento lungo 9,6. E così ho trovato il segmento azzurro che è OC'. Ora dobbiamo congiungere i punti A', B' e C' per trovare così il triangolo richiesto. Ogni lato è esattamente il triplo del lato di partenza. Perché il triplo? Perché lo abbiamo disegnato proprio utilizzando questo coefficiente 3. Ogni lato era 3 volte il lato di partenza. Il prossimo esercizio riguarda i rapporti in scala. Il rapporto di scala di questa carta è 1 a 20 milioni. Pertanto un viaggio di 1 centimetro sulla carta corrisponde a un viaggio di 20 milioni di centimetri. Per essere più chiari facciamo un altro esempio. In una carta geografica questo rapporto mi indica di quanto devo moltiplicare il mio valore per capire quanto nella realtà corrisponde questa distanza. Quindi se ho 2 centimetri dovrò fare 2 per 20 milioni, quindi sulla carta corrisponde a 40 milioni di centimetri. Se ho 3 centimetri dovrò fare 3 per 20 milioni e quindi 60 milioni di centimetri e così via. Ora, quale delle due risposte è giusta? 1 centimetro sta a 20 milioni di centimetri, sì, è proprio quello che abbiamo detto. 1 centimetro sta a 200 chilometri. Allora, per vedere se questa è giusta, dobbiamo trasformare i chilometri in centimetri. Vi ricordo che la scala è questa. Dopo i chilometri ci sono gli ettometri, a seguire i decametri, a seguire i metri, poi decimetri, centimetri, millimetri. Ogni volta che faccio un salto da qui verso destra, devo moltiplicare per ogni salto di 10. Quindi da qui a qui moltiplico per 10, da qui a qui moltiplico per 10 e così via. In questo modo sono in grado di effettuare le cosiddette equivalenze. Per esempio, 1 chilometro. Quanti decametri sono? Da chilometri a decametri devo fare 2 salti, quindi devo moltiplicare per 100. perché per 10 e viene 100 decametri. Ora l'esercizio ci chiedeva di trovare l'equivalenza tra chilometro e centimetri. Quanti
salti in avanti devo fare per arrivare da chilometro a centimetri? 1, 2, 3, 4, 5. Quindi devo moltiplicare per 5 zeri, ovvero per 100.000. Ora, noi sapevamo che la scala era 1 a 20 milioni. Ci chiedeva se era vero scriverlo così. Un centimetro corrisponde a 200 chilometri. Io so che un chilometro sono 100.000 centimetri. Quindi 200 chilometri a quanti centimetri corrispondono? Basta fare 200 per 100.000. Questo vuol dire che basta aggiungere 5 zeri al numero 200. 200 era il mio numero, ho aggiunto 5 zeri, così, e in questo modo ho ottenuto cosa? 20 milioni. Quindi scrivere che un centimetro corrisponde a 20 milioni di centimetri è equivalente a scrivere che un centimetro corrisponde a 200 km. In questo modo abbiamo ripassato anche la scala delle misure e soprattutto come passare da una misura all'altra attraverso le equivalenze. Allenatevi tantissimo su questi argomenti, provate da soli a casa a fare le equivalenze. Per esempio, un metro a quanti centimetri corrispondono? Oppure un metro a quanti millimetri corrispondono? E infine, ultimo esercizio per casa, un chilometro a quanti metri corrispondono? Fate questi esercizi, scrivetemi nei commenti il risultato così poi lo confrontiamo insieme. Io spero con questo video di aver risolto i vostri dubbi, fatemelo sapere con un like e scrivetevi nei commenti. Direi che per oggi è tutto, buona giornata a tutti!